Buonasera, grazie che posso essere qui. Sono Camilla di Bolzano. Che voce, Camilla, non ti sento. Grazie. Allora, sono felice di essere qui. È stato esaudito il mio desiderio e ho una domanda importante da 28 anni. Wow! Meno male che sono venuta a Bolzano. Io ti seguo da 2020 e ti ammiro molto per tutto quello che dici, per queste lezioni, e sono grata che sei il vassallo di qui, che porti avanti questo tema. E la domanda è questa: 28 anni fa ero in ferie in Spagna e ogni notte veniva un bellissimo essere a prendermi. Mi ha portato sull'astronave madre. Ho visto tantissime piccole navi che mi ha insegnato, mi ha fatto lezioni per 2 settimane. Alla mattina, quando raccontavo cosa ho sognato, perché mi sembrava che è un sogno, mi hanno preso in giro, hanno detto: la mamma sogna Enterprise, e non ho mai più parlato di questo, mai più, per anni. Poi ho massaggiato un signore a Vicenza, il mio lavoro è riflessologa e massaggi, e come mi ha insegnato Astar Sheran, che poi si è presentato come capitano delle navi, lui mi ha detto di non stare in un posto a lavorare, ma di mandare tantissimi. Ho girato Austria, Liechtenstein, Germania, Italia, ho formato tanti gruppi di Reiki, perché Astar Sheran mi ha detto: continua questa strada. Ho fatto i 7 livelli e la cosa impressionante era che mi ha detto che il tempo è imminente, che devo fare allievi più possibili e di stare attenta a questa frase, che quando vedremo il segnale cristico visibile da tutte le parti, di uscire. Se abbiamo un animale, di uscire anche con lui, perché loro apprezzano gli animali come noi, di uscire di casa e poi verranno, mi ricordo il numero 15, non so, 15 milioni o quanto, piccole navi astrali che ci portano via. E durerà poco tempo, poi ci riportano sulla Terra. In quel periodo ho imparato tantissimo, non voglio allungare per questo, ma mi ha mostrato che hanno pronto delle case per noi. E io non so come sono entrata, fluttuavo. E sì, questa frase che è il tempo imminente, quando avviene? Io ho scritto qualcosa e vorrei darti questo libro, ma non ho scritto sugli UFI, ho scritto della mia vita, del campo di concentramento. E ho 84 anni, ho viaggiato molto e adesso niente più. Hai riportato... Hai riportato, Camilla, anche le esperienze che hai avuto con loro? Le hai scritte? No, perché? Scrivile. Scriverò un secondo libro. Sì, scrivile e poi io lo divulgo. Ok. Posso dare questo per la serata? Perché io non posso... Fuori. Fuori. Mille grazie e complimenti. Che Dio ti benedica. Grazie. Grazie. No, ci vediamo sull'astronave. Quando è il tempo imminente? Sì. Incredibile, eh?
rispondi adesso. Io chiedo sempre segni ai fratelli perché il paradosso è che quando ce li hai vicini, li vorresti sempre con te. E quando non ci sono, oppure allentano la presa, perché sennò sbarelli, ti senti vuoto. Al che dico, ma mi avete abbandonato, ci siete, datemi segni, datemi un segno. Quindi oggi, Camilla, il segno sei stata tu. Grazie davvero, grazie. Non è un fatto razionale, cioè io lo so che loro ci sono sempre, è un fatto di cuore, di emozione, di vibrazione, non so come spiegarla. E quindi quando diminuisce un po' ti manca e allora ti viene lo sconforto. È come quando la persona che ami non ce l'hai, la vorresti sempre con te. Magari metterla in tasca, no? Così. Invece la contingenza della quotidianità ci porta ad allontanarci. Ecco, con loro è così. Quanto è imminente, Camilla? Anche in questo c'è un paradosso, vedi? Quando io ho conosciuto Eugenio nel 1988, Eugenio diceva che nel 1992 sarebbe finito tutto. E invece siamo ancora qui. E anche in questo c'è un paradosso, perché se è imminente domani vuol dire che tanti nostri fratelli che ancora dormono non si risveglieranno. E allora si crea questo paradosso, che tu vorresti andare con loro adesso, ma allo stesso tempo vorresti risvegliare quante più persone possibili. E quindi se è meno tempo è un problema, se è più tempo è un problema. Quindi alla fine me la sono risolta in questo modo, Camilla. È imminente sicuro. Io sono d'accordo con Giorgio Bongiovanni. È difficile che scavalliamo i 10 anni. Perché la situazione mondiale è gravissima. Putin qualche giorno fa ha armato i missili nucleari e quindi siamo ai ferri corti. Poi i messaggi hanno detto che loro interverranno con le forze della natura. Avete visto il disastro lì in Spagna? E anche quelli in Italia, Emilia Romagna. È vero che c'è l'incuria delle persone, però i fenomeni sono molto più violenti che negli anni passati. E quindi ci sarà un allungamento del tempo perché con questi disastri si crea una crisi politica che si riflette sul mondo militare e quindi non faranno la guerra subito, ma alla fine la faranno. A meno che tutti noi ci impegniamo con forza e con amore nel risvegliare le persone e convincere Dio ad autorizzare i fratelli del cielo a impedire la guerra atomica. Io gli ho detto a Dio, senti un po', ma tanto tu lo sai chi sono i tuoi nemici. Portali via, fai intervenire la tua flotta stellare, li fai deportare dove cavolo vuoi tu. Ma anche che non voglio che gli fai del male, ma portali via. Le brave persone, quelle che amano la vita, il pianeta, che sono pacifiche, salvale, liberaci dal male veramente, dalla guerra nucleare. E però lui dice, sì figliolo, ma l'umanità non lo merita, l'umanità non mi cerca, non mi considera, è egoista, è indifferente, non gliene frega niente degli stermini di Gaza, dei bambini che muoiono di fame, non gliene frega niente, pensa solo a godere, al materialismo, quindi che devo salvare? E il Padre, Dio, vuole che rimanga impressa nella memoria eterna dell'umanità della terra
la follia del nucleare. La dovete vedere per capire quanto siete stati pazzi, folli e odiosi. Ve la dovete vivere, questo dice Dio. Io dico, va bene, hai ragione, non è che ti posso dare torto. E comunque io mi impegno, magari riesco a convincerti. E lui, va bene, accetto la sfida. Quindi dipende anche da noi, Camilla. Tu ti dai da fare, io mi do da fare, e giro e mi muovo, mi sgolo per portare all'umanità la verità di una grande menzogna e di un grande inganno di cui siamo vittima, che non è solo l'inganno extraterrestre, cioè questi ci mentono su tutto, per carità, ma l'inganno extraterrestre è il più terribile perché lì c'è la salvezza. Alla fine la verità sui soldi, sulla politica, sulle stragi va benissimo, la rivelazione della faccia dell'anticristo, tutto vero, ma in questa situazione. Ma se noi accettassimo la proposta extraterrestre, noi ci liberiamo di tutto, risolviamo il problema, ma ci dobbiamo impegnare. Qualche settimana fa, mi è scritto una persona: Caria, lei parla tanto e non ci dà mai le prove. Ma che ti devo portare? L'alieno appeso dentro il sacco? Non lo so. Cioè, cosa ho mostrato oggi? Mostro solo prove. Porto i documenti, porto le foto, porto i filmati, porto le testimonianze. Cioè, che vi devo portare? L'alieno in carne e ossa? Cioè, come può una persona dirmi che io non do le prove? Semmai il problema è un altro, che non ci credi tu, che nonostante c'hai la prova davanti, preferisci pensare che tutto sommato non è vero, per un solo motivo, perché se accetti che quella è una prova, il culo lo devi muovere. Invece se dici che la prova non è vera, ma forse posso farmi gli affari miei, che il problema alla fine, gratta gratta, è sempre solo questo: l'egoismo e l'indifferenza dell'umanità.